In questo video voglio spiegarti perché da parte tua non è sano cercare di inseguire per forza, spasmodicamente la perfezione durante il processo di creazione di contenuti. Allora, volevo raccontarti un po' di cose, lo sai, non voglio dilungarmi su questo. Qualche settimana fa mi si è allagato tutto lo studio, quindi ho dovuto portare in salvo tutta l'attrezzatura, la macchina fotografica, il computer, i microfoni, tutto quello che avevo di là in casa. E mi sono accorto durante questo trasferimento, che è servito a salvare fondamentalmente le mie cose, quando ho dovuto riportare tutto qui perché la situazione si è ripristinata, eliminando insomma le cose che si sono distrutte, mi sono reso conto di una cosa. Nonostante io sia una persona di là in casa minimale, nel senso che ho esattamente il numero di posate che mi servono, il numero di piatti che mi serve, il numero di t-shirt, tutte nere, che mi serve, nonostante quindi io sia una persona molto minimale che non ama il superfluo, quando si tratta qui nello studio, sarà per lavoro, sarà per tutte le cose che faccio, quindi non solo YouTube, i podcast, i webinar, i corsi di formazione, le consulenze, eccetera, 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 ho bisogno di tutta una serie di cose qui. Ok, perché ho diverse postazioni. C'è questa che adesso è nuova, relativamente nuova, ma è volante, così dire. C'è quella che poi ti farò vedere, dove faccio sia i video che faccio i corsi di formazione e quant'altro. Insomma, ho quindi diverse luci, diversi microfoni, diverse postazioni. Tra l'altro questo microfono è uno di quelli nuovi arrivati dai ragazzi di T-Bone, che ringrazio di cuore, ed è il GM55. Ovviamente, come puoi vedere, prende spunto, ecco, non voglio dire copia, prende spunto dal fantastico Shure 55, sì, che era il microfono poi di Elvis. Ok. Come lo senti? Ti piace? Non ti piace? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. È un microfono molto particolare. Iniziando proprio dalla capsula. È un microfono cardioide, ma è un microfono dinamico, ma è ipercardioide. Quindi è molto interessante. Comunque, al di là di questo video è sul non ricercare la perfezione. Mi sono accorto che nella mia spasmodica ricerca di perfezione, perché io voglio che l'audio sia perfetto, voglio che le luci siano perfette, voglio che l'inquadratura sia perfetta, voglio che tutto sia perfetto, nella ricerca di questo io sono andato a comprare e a spostare 1000 volte i mobili in questa stanza, perché tu non hai idea di quante volte le librerie, la scrivania, i mobili hanno ruotato lungo le pareti di questo studio. Ci manca solo che attacco tutto al soffitto e poi ho riempito tutte le pareti. Perché? Perché voglio che sia sempre più bello, voglio che sia sempre più perfetto. Questa ricerca della perfezione ci porta verso da un lato verso il non, come posso dire, non accontentarsi, il che è molto positivo, non accontentarsi, ma dall'altro lato a un certo punto devi anche fermarti, no? Per fortuna io registro tanti contenuti, quindi non è che mi lascio bloccare da questo, ma magari tu che mi stai seguendo in questo momento, nella ricerca della perfezione della tua stanzetta, del tuo studietto, della tua cameretta dove registri, audio, video, quello che sia, stai cercando prima di iniziare a registrare la perfezione. Ma questa non esiste. Non esiste per me, non esiste per te, non esiste per nessuno. A meno che non fittiamo studi di registrazione che costano un botto al giorno, allora lì abbiamo la perfezione. Ma, diciamo, noi persone normali non abbiamo la perfezione nello studio. Né io né te. Quindi, nel mio caso, la ricerca di perfezione non mi blocca nella realizzazione di contenuti, perché ne faccio infiniti. Cambio in continuazione, ma questo è un altro discorso. Quindi questo è il primo punto, che potrebbe bloccarti, perché nella ricerca, mi serve la luce migliore, fin quando non ho la luce migliore non registro. Aspetta, mi serve la scheda audio migliore, perché fin quando non ho la scheda audio migliore non riesco a registrare. E ti blocchi. Ok? Io invece sono uno che nella ricerca di perfezione non è che compro cose nuove, ma sposto cose nuove. In questo momento c'è una luce qui, c'è una luce qui, c'è una luce lì, e non hai idea di come ho sistemato questo banchetto. Adesso qui c'è il registratore digitale, qui ci sarebbe un braccio con un altro microfono che non sto usando. Insomma, ho lo studio sempre pronto per qualsiasi tipo di evenienza. Qualsiasi inquadratura mi venga in mente io la posso fare,
Ma non perché sono bravo, forse un po' sì, ma perché ho le cose che mi servono. Questo è il primo punto. Il secondo punto, invece, è proprio questo collegato agli acquisti. Io in questo studio ho dovuto ricomprare le luci la luce che si era rotta, la luce principale purtroppo a seguito dell'allagamento dello studio. Insomma, ma se ti interessa questa vicenda triste, ci sono video che te lo raccontano. Quindi non è il caso di raccontarlo, anche perché se magari li hai visti tutti, non voglio ricordarteli. Ho per esempio 2 luci molto grandi lì, che sono le 2 luci professionali che utilizzo, sono 2. Ci sono altre 3 qui, 4, 5, 6. Sono 6 luci, ok? E poi ci sono quelle piccoline che saranno altre 3-4. Di là ce ne sta un'altra. Sì, e c'è un'altra di là. Ok, quindi per farti capire. Microfoni, per fortuna me li mandano nella maggior parte dei casi, altri li devo comprare io perché mi servono. E quindi c'è un'infinità di materiale. Me ne sono reso conto proprio quando spostavo tutto per metterlo in salvo. Ho troppe cose. E siccome, come ti raccontavo all'inizio, sono una persona dentro di me minimalista, cioè io sto male, veramente soffro quando ci sono troppe cose. Io preferirei pochissime cose. E infatti non ti nascondo che sto veramente pensando di vendere tantissimo la maggior parte delle cose che ho e lasciare soltanto il minimo indispensabile. Perché dal mio punto di vista, col minimo indispensabile si mette in gioco ancora di più la creatività. Perché se tu hai poco, con quel poco devi trovare 1000 espedienti. Io non ho tantissimo e comunque trovo 1000 espedienti, ok? E poi ti farò vedere tutto questo accrocchio che ho fatto qui per tenere tutto organizzato. Vabbè, poi ti racconto. O altre cose che ho fatto. Quindi non comprarti 8.000 microfoni, 20.000 luci, 50.000 schede audio. Non ti servono. Perché molto spesso, come ho detto molte volte su questo canale, ma vale la pena di ripeterlo, le persone che ci ascoltano con gli auricolari, con lo smartphone o con gli altoparlanti del computer portatile non si accorgono della differenza. Così come probabilmente tu, guardando i miei video con il tuo smartphone, probabilmente, magari in orizzontale, neanche in verticale a schermo pieno, se io cambio obiettivo della macchina fotografica non te ne accorgi, se io cambio macchina fotografica non te ne accorgi, se io cambio una regolazione all'interno della macchina fotografica non te ne accorgi. Così come se cambio equalizzazione sulla voce, bla bla bla. Okay? Anche sto microfono. Ti accorgi della differenza di questo microfono rispetto agli altri microfoni? Se hai un orecchio allenato, se hai delle cuffie professionali, se hai seguito tanti dei miei video, probabilmente un pochino sì. Ma non è la differenza giorno e la notte. Ok? Questo volevo raccontarti, quindi dal mio punto di vista, e me ne rendo conto sempre più, basta, dobbiamo, secondo me, poi magari non sei d'accordo con me, fammelo sapere nei commenti sotto questo video, dovremmo cercare di semplificare al massimo. Ecco, secondo me la parola chiave è semplificare al massimo. Anche se l'inquadratura non è perfetta, ma chi se ne frega? Anche se l'audio non è perfetto, ma chi se ne frega? Siamo su YouTube, non stiamo realizzando un film o un podcast. Non stiamo facendo produzioni importanti. Certo, se io devo farti sentire un microfono, non posso farti sentire rumori di fondo, non posso farti sentire frusci o altro, perché sennò non capisci niente del microfono. Quindi, da un certo punto di vista, io sono un po' vincolato. Ma in questo video, per esempio, dove non ti sto parlando di un microfono, non ti sto parlando di niente, ti sto raccontando una mia idea, e mi farebbe piacere sapere la tua nei commenti qui sotto, se io avessi un'inquadratura sbagliata, o avessi un microfono sbagliato, un audio sbagliato, le luci sbagliate, lo ascolteresti lo stesso questo video? Lo vedresti lo stesso? Probabilmente sì. Capisci? Quello che voglio dirti è che quello che deve essere forte è il messaggio. E credimi, tutte, e qui voglio generalizzare di proposito, il 100% delle persone con cui parlo, che mi seguono sul canale, seguono i miei podcast, consulenze, corsi di formazione, i miei studenti e quant'altro, nessuno mi ha mai chiesto qualcosa relativamente ai contenuti. Tutti a vantarsi della propria strumentazione, tutti a vantarsi della propria attrezzatura. Poi non sanno parlare nel microfono,
perché non hanno la tecnica microfonica. Si sente un accento fortissimo locale, il che non è sbagliato, ma non ti aiuta a sembrare più professionale. I contenuti sono scadenti, il tono di voce non è costante, il modo in cui si parla è pieno di pause e quant'altro. Tutto questo però hanno la strumentazione figa. Ehi, io la strumentazione figa. Ok, quindi scusami, io sono andato un po' a braccio, ma perché mi faceva piacere avere un tono molto informale, poi il microfono di Elvis ci dà una mano. Love me true. Probabilmente sono anche stonato, ma non fa niente, chi se ne frega, mica devo fare canzoni, poi vedremo, magari qualcuno mi scrittura per... Scherzo. Allora, vado in conclusione. Volevo un video molto informale, volevo un video molto a braccio, perché mi faceva piacere trasmetterti questa mia sensazione, che puoi condividere o non puoi condividere. Fammelo sapere in entrambi i casi, fammelo sapere qui sotto. Dal confronto nascono le cose più belle, non lo sappiamo. Quindi io ho questa voglia disperata, forte dentro di me di semplificare le cose. Semplificare l'inquadratura, semplificare la strumentazione, semplificare, perché io da sempre sostengo che quando una persona che la semplicità è la chiave che apre ogni porta. Ok? Più il contenuto è semplice, più arriva a tutti. Ovviamente dopo è scontato che stiamo parlando di un pubblico di un ampio pubblico, perché se dobbiamo parlare a un pubblico stretto e sappiamo che è un pubblico super tecnico, parleremo tecnico, no? Ok, quindi stavo generalizzando in questo senso. Quindi fammi sapere che cosa ne pensi. Io volevo buttare fuori questo contenuto, questo concetto, e mi farebbe tanto piacere ascoltare la tua. Nel frattempo io continuo a testare questo microfono che... Lo senti, no? È molto... Io non farò post-produzione, quindi sentirai così com'è e sicuramente sarà molto medioso rispetto ai microfoni che ho utilizzato finora, e soprattutto è super sensibile alle plosive. Infatti non so che cosa ho combinato perché non sto ascoltando con le cuffie, quindi non lo so che cosa, quanti respiri saranno entrati dentro, quante plosive saranno entrate dentro. Boh. Anche qui, vedi la perfezione, ma chi se ne frega? Ma se tu senti una P scoppiettante o senti un respiro forte... stoppi il video e non lo ascolti più. No, non credo sia quello a farti fermare dal video. Magari non ti interessa quello che ti sto dicendo e te ne vai. Ma non è che te ne vai perché hai sentito una B o un respiro troppo forte del microfono. Oppure se queste luci sono troppo scure o troppo chiare, o il blu dietro non ti piace, volevi il rosso. Non penso che te ne vai per questo, no? Te ne vai perché non ti interessa quello che ti dico. Quindi il contenuto è molto più importante rispetto alla strumentazione. Basta, fammi sapere cosa ne pensi. Ciao. Che saluto, ma come